Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche, grazie, generali per la prima metà di novembre. Andiamo a vedere, abbiamo la sacerdotessa. Si parla, cari amici dell'Ariete, di un periodo di introspezione, di un periodo molto legato all'intuizione quando c'è la sacerdotessa. Parla di studi, magari di materie esoteriche, di nuovi percorsi di crescita. Per qualcuno si può trattare di un avvicinamento a tutto quello che è il mondo olistico della medicina naturale, insomma. Parla anche di proprio connessione col sé superiore e per qualcuno anche di canalizzazione, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video, basta aprire la tendina. Allora, sono ritornata per questa volta alla lettura precedente, quindi andremo a vedere lo sviluppo, diciamo, di una situazione o quello che sarà la situazione principale di questo periodo e poi andremo a spiegare con i mini tarocchi. Allora, abbiamo un 3 di coppe, un 10 di coppe al contrario, la carta della temperanza e 6 di coppe, tante coppe devo dire. In effetti abbiamo questa sorta di interiorizzazione con la carta della sacerdotessa. Allora, il 3 di coppe mi parla di un festeggiamento, di qualche tipo di risultato raggiunto, se vogliamo. È una carta di celebrazione e di amicizia. Abbiamo poi però un 10 di coppe al contrario. E questo 10 di coppa contrario mi dice che in qualche modo potrebbero esserci delle questioni magari legate alla famiglia, legate ad un gruppo, se per voi vibra come una stesa ipotesi lavorativa, che vi pesano un po' troppo con questo 10 di coppa al contrario, come se non ci fosse un reale appagamento da un punto di vista emotivo. E la carta dell'alchimista mi dice che avete bisogno di riportare le cose un po' in equilibrio. Probabilmente qui qualcuno dà più di qualcun altro o si espone a livello emotivo più di qualcun altro. C'è comunque quello che è un bisogno di guarigione, perché è la carta della temperanza, anche se qui in questo mazzo viene chiamato l'alchimista, è una carta numero 14 e fa vedere proprio che c'è una persona che calibra le varie dosi di liquido per ottenere una pozione magica. Quindi per qualcuno con questo mazzo sento che qualcuno vorrebbe come fare una magia, effettuare una magia, fare un cambio, no? Ma qui si tratta di riportare in equilibrio il divino maschile con il divino femminile. In questo momento con la carta della sacerdotessa potreste essere molto in fase yin, quindi in fase femminile, in fase ricettiva. E in fase femminile intendo che il divino femminile, il lato astratto yin dentro di noi stessi è molto attivo, ok? Uomini o donne che siate tutti abbiamo un lato maschile e un lato femminile all'interno di noi stessi. Quindi probabilmente c'è da riportare un po' in equilibrio con il lato maschile, perché giustamente vi sento tanto ricettivi, tanto statici, tanto femminili. Ok, abbiamo anche poi un 6 di coppe. Il 6 di coppe è una carta che fa riferimento al passato. È sempre qualche cosa che richiama un po' di nostalgia. E probabilmente qualcuno ha nostalgia dei vecchi tempi, magari dei tempi spensierati, magari di una persona proprio potrebbe essere, lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un fante di bastoni, un 3 di spade e la carta del diavolo. Wow. Allora, il fante di bastoni è una persona che si farà viva, diciamo nella seconda parte del periodo. Normalmente è una persona giovane perché è un fante di bastoni o potrebbe rappresentare una persona giovanile.
è comunque un qualche tipo di comunicazione, un qualche tipo di ingresso, un qualche tipo di approccio, ok? Il fante di bastoni fa anche riferimento a tutto quello che è il divertimento, l'entusiasmo, la passione, la voglia di andare avanti, ok? E poi abbiamo un 3 di spade. Qui ragazzi il 3 di spade parla di una dolore, una ferita ancora aperta che avete bisogno di elaborare per riuscire, diciamo, a portare in equilibrio quello di cui parla la temperanza. Abbiamo poi anche, per concludere, la carta del diavolo, che qui viene chiamato il Signore Oscuro, e quindi qui potrebbe esserci qualche tipo di schiavitù, tossicità, contaminazione mentale, confusione mentale anche. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi, però è un'energia che comunque tende un pochettino a bloccare, è un po' come se vi consigliassero di lasciare andare qualche tipo di dipendenza, di condizionamento mentale principalmente, ok? Poi, se fosse una dipendenza potrebbe anche essere fisica, però il condizionamento è un po' come se vi sentiste bloccati, ma in realtà è perché quando c'è il diavolo si parla sempre di una schiavitù volontaria, no? Quindi è compito vostro uscire di lì, fondamentalmente siete voi che in qualche modo rimanete in questo tipo di energia, ecco. Ma andiamo a vedere carta per carta il 3 di coppe. Allora, abbiamo un 3 di pentacoli al contrario e un asso di bastoni al contrario. Ehm, allora, qui c'è il festeggiamento, come vi dicevo prima con questo 3 di coppe, c'è una celebrazione, c'è come l'arrivo di un risultato, anche se poi in realtà è più solo una questione di tipo astratto che non di tipo fisico, perché le due carte che mi parlano di azione e collaborazione o comunque un qualche cosa che a livello fisico sono al contrario, quindi è come se ci fosse qualche cosa che potrebbe potenzialmente iniziare, magari una nuova amicizia, ok? Magari è una nuova collaborazione, visto che comunque abbiamo un 3 di pentacoli, potrebbe essere un nuovo progetto artistico anche. Andiamo avanti, vediamo con questo 10 di coppa al contrario, cos'è che non vi soddisfa, diciamo così. Abbiamo un asso di spade e un 6 di bastoni. Allora, l'asso di spade porta una comunicazione e poi c'è il 6 di bastoni, che è una carta di successo, di vittoria. È una carta di qualcuno che ha raggiunto un certo obiettivo grazie a un gruppo e il gruppo io lo vedo qui. Magari non c'è quella piena soddisfazione, quel pieno appagamento che voi vorreste, avete sentito probabilmente il peso di una situazione o di una relazione, magari ehm, e credo che con questo asso di spade ci sia proprio quello che è o una comunicazione o un mettere in ordine i pensieri, perché parla di una verità che viene a galla, di una presa di consapevolezza. Andiamo avanti, vediamo la temperanza, perché la temperanza ci parla anche di pazienza. Abbiamo un fante di coppe al contrario e un asso di coppe al contrario. Allora, io credo che qui, considerate il numero elevato di coppe che ci sono, credo che fortemente faccia riferimento a una situazione di tipo affettivo. Potrebbe anche essere una situazione affettiva all'interno di un luogo di lavoro, però qui ho la sensazione che ci sia l'idea di un qualche tipo di obiettivo, di progetto per il quale si sia festeggiato, potrebbe anche essere una nuova conoscenza, una nuova amicizia, qualcosa per lo stile, che però, diciamo così, ha bisogno di quel gradino in più, ha bisogno di quel passo in più, perché il 10 di coppe comunque è al contrario. Sembra che ci sia un appagamento, ma in realtà un reale appagamento non c'è bisogno di una comunicazione, direi, e di un'ufficializzazione di quest'unione. Per qualcuno il 10 di coppe al contrario può rappresentare un'unione che non è proprio in equilibrio, non è proprio appagante, diciamo così. E la carta della temperanza spiegata dal fante di coppe al contrario e l'asso di coppa al contrario mi dice che qui c'è qualcuno che sta aspettando un nuovo inizio, probabilmente potrebbe fare riferimento a qualcuno che si aspetta delle scuse che non arrivano. Potrebbero essere delle scuse
di una persona lontana, lontana in senso temporale, ok? Magari anche lontana da un punto di vista fisico, però è come se ci fosse, guardate, per qualcuno potrebbe anche essere il fatto di aver bisogno, per sentirsi, diciamo, una famiglia realmente completa, ci sarebbe bisogno di andare avanti, di magari, perché abbiamo una carta che mi parla di bambini, di nascite, di nuovi inizi, di seme fecondato, e una carta di nuovo qui il 6 di coppe che mi parla di bambini, di infanzia, di fanciullezza. Quindi per qualcuno potrebbe essere che ci si sta aspettando un passo in avanti da parte dell'altro o dell'altra per creare questa famiglia completa, questa famiglia unita, e questo tipo di passo non si faccia. Diversamente, se non è quello il vostro caso, potrebbe trattarsi di un'offerta di lavoro, di quel tipo di idea che c'era qui e che qui si vorrebbe, insomma, concretizzare un po' di più. Ecco, avete 3 assi e quindi comunque in ogni caso qualche cosa inizia. Andiamo avanti, vediamo il 6 di coppe. Abbiamo il mago al contrario. E il cavaliere di bastoni, sì, di nuovo, è come se ci si stesse aspettando un movimento da parte di qualcuno, ok? Però questo movimento non arriva in questo caso. Andiamo a vedere il fante di bastoni, perché ho l'impressione che potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Infatti abbiamo gli amanti e il 2 di bastoni. Il 2 di bastoni ci parla di una sorta di indecisione, e la carta degli amanti è quella carta che vi mette davanti ad una scelta da fare, della scelta per amor proprio. Quindi qui ecco, se fosse una relazione di coppia, quella che avrete con, ma anche una relazione lavorativa o di amicizia, visto che secondo me è molto forte l'ambito delle amicizie in questo caso, sicuramente una relazione di tipo equilibrato, è una relazione che può dare prospettive per un futuro. mm? E se siete single, e questo dovrebbe essere, potrebbe essere una situazione, diciamo così, di nuovi incontri, il fante di bastoni potrebbe rappresentare una nuova persona che entra nella vostra vita, piuttosto entusiasta, piuttosto magari qualcuno con cui condividerete una passione, una collaborazione, un hobby, un viaggio. Andiamo avanti, vediamo il 3 di spade. Il 3 di spade abbiamo la carta della luna al contrario e un fante di bastoni al contrario. Ecco, allora, per qualcuno il fante di bastoni fa riferimento a una persona che torna dal passato, perché ho una carta di passato vicino al fante di bastoni nella prima linea e una carta di passato vicino al fante di bastoni nella seconda linea. Abbiamo la luna girata al contrario. Quindi qui, ragazzi, si tratta di qualche cosa che ritorna a galla fortemente per qualcuno, ci potrebbe essere un reincontro, che in effetti potrebbe muovervi un bel po' a livello emotivo, perché abbiamo comunque un 3 di spade. Quando c'è la carta della luna si parla sempre di proiezioni, soprattutto quando è girata al contrario, è proprio qualcosa che o non volete vedere, o non volete rivivere. Però vi dico che per andare avanti nei traumi, il modo, diciamo così, migliore è proprio quello di guardare in faccia il dolore, di viverlo, accettarlo, proprio abbracciarlo, no? E di perdonare se stessi. Bisogna quindi trasmutare, diciamo così, questa energia di dolore in qualche cosa di positivo. Bisogna un po' fare il lavoro dell'alchimista. E qui abbiamo la carta che, guardate, si chiama proprio l'alchimista. E, diversamente, se non si trasmuta il dolore, questo tipo di energia che non viene appunto ricalibrata a livello vibrazionale, può in molti casi rimanere all'interno del nostro corpo e alla lunga si manifesta poi la malattia. Tutte le questioni, diciamo, psicosomatiche funzionano proprio in questo modo, ok? Allora, abbiamo poi anche il diavolo, andiamo a vedere il diavolo, terminiamo con un 3 di coppe al contrario, che è la stessa carta che avevamo qui all'inizio, un 5 di bastoni al contrario, un 6 di denari e un 4 di bastoni. Direi che sì, di nuovo abbiamo
Abbiamo un 6 di pentacoli che è una carta di equilibrio a fine lettura e la carta della temperanza. Qui il consiglio è proprio di ascoltare voi stessi con la carta della sacerdotessa, riportare in equilibrio, avere anche più amor proprio. Ragazzi, quando c'è il fante di bastoni vicino al diavolo, si potrebbe, qui è anche girato al contrario, si potrebbe anche parlare di qualcuno che tende un pochettino a cambiare le carte in tavola, a girarvi la verità, a girarvi la questione, ok? C'è bisogno qui di ritrovare l'equilibrio, ritrovare l'armonia. In realtà queste due carte le avete a fine lettura, quindi in un certo senso c'è questo tipo di armonia e di stabilità, ma secondo me con questo 6 di pentacoli cercate di dare il giusto, non date troppo, riportate in equilibrio. Qui avete la carta dell'alchimista e la carta della temperanza. Bisogna riportare in equilibrio quello che è la mente e il cuore, quello che è il lato maschile e il lato femminile, diciamo così. E il 6 di pentacoli è molto importante. Certe volte ricorda un po' di non accontentarsi delle briciole, ok? Ok, andiamo a vedere con Osho che cos'altro riesco a dirvi. Comunque lo sento un periodo un po' nostalgico, diciamo così. La prima parte di novembre, ma molto riflessivo e introspettivo. Probabilmente qui le dinamiche che torneranno a galla o la persona che tornerà a galla che vi farà rivivere tutto questo vi aiuterà a capire che cosa vi condiziona, ok? Perché poi alla fine comunque abbiamo due carte di equilibrio e di stabilità e queste due carte che sono girate al contrario, cioè questa è una carta di conflitto, in realtà girata al contrario come se ci fosse la fine del conflitto o comunque sono sempre le 5 di bastoni, sono sempre conflitti di poco conto, sono sempre cose alla fine a cui ci si attacca ma che cioè, si potrebbe anche tranquillamente lasciare indietro, diciamo così. Andiamo a vedere Osho, cosa si vede e cosa non si vede. Ok, fiducia, schizofrenia e la mente. Sì. Allora, fiducia. Qui avete bisogno di avere fiducia in voi stessi, nelle vostre intuizioni. Ragazzi, quando c'è il diavolo e c'è quindi una condizione di condizionamento mentale, scusate il bisticcio di parole, diventa difficile, infatti anche qui abbiamo la mente, ok? Diventa molto difficile sentirsi. Probabilmente potrebbe essere utile per voi iniziare un percorso di yoga o meditare tutti i giorni. Non è necessario fare un'ora, basta anche 10-15 minuti se sono le prime volte e siete agli inizi. Però la meditazione vi dà la possibilità di creare una sorta di spazio tra un pensiero e l'altro, dove in qualche modo con il potere della sacerdotessa nel mezzo, all'interno di questo spazio, si canalizza la risposta alla vostra domanda. Quindi veramente cercate di avere fiducia nella vostra capacità intuitiva, perché io sono convinta, la temperanza è anche una carta, adesso non in questo mazzo, ma nei mazzi tradizionali è rappresentata con un angelo e anche qui nell'arcano degli amanti avete un angelo, in qualche modo c'è una sorta di disegno universale, protezione divina e quindi vi invitano un pochettino ad avere fiducia in quello che è il disegno che l'universo ha per voi. La carta della schizofrenia fa riferimento a una forte indecisione, ci sono due lati molto pesanti e qui abbiamo la temperanza, il cuore e la mente, quindi probabilmente siete in una fase anche con il 2 di bastoni che parla molte volte di indecisione e avendo gli amanti che parla di scelta per amor proprio, siete in una fase dove dovrete scegliere o di qui o di là, o dentro o fuori. La sento un po' per questo stile. L'unica cosa è appunto non fatevi, diciamo, fregare troppo dalla mente perché la sento molto preponderante in questo periodo, ok? Cercate più che tutto di ascoltare quello che vivete, le vostre emozioni, le vostre sofferenze, accettatele, cioè ci sono, esistono, le state vivendo, anche se la vostra mente dice non è giusto che tu viva quel tipo di emozione, non fatevi condizionare e dite a voi stessi, non importa se sia giusto o sbagliato, ok? Quindi non vedetela da un punto di vista della dualità e del giudizio, ma semplicemente prendete atto che quell'emozione esiste e fa parte di voi in quel momento di vita. Mm?
Andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli oracoli. Vediamo che cosa hanno da dirvi ancora come messaggio finale. Una carta per piacere, grazie. Ok. Dopo vita. Carta numero 20. Questa carta mi piace particolarmente perché è un po' come se vi dicessero, ok, c'è comunque una luce che ti guida. Il percorso è quello di andare verso la luce, verso la pace, verso l'amore, verso il benessere, verso l'amor proprio, ok? Qui parla del dopovita, mi verrebbe da dire in senso karmico, no? Nel senso che probabilmente per qualcuno qui c'è un... e potrebbe, perché abbiamo la luna, abbiamo il 6 di coppe, fatemi vedere un po' se c'è qualche altra carta. Potrebbe essere per qualcuno una questione anche a livello karmico da dover risolvere, E il dopovita, ripeto, avete anche la sacerdotessa, è come se ci fosse qualcuno che vi sta guidando da lassù. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete supportare il canale iscrivendovi, condividendo, commentando, lasciando una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!